a tutte e a tutti, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo Telemann Lenormand. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo, nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. In questo video andremo a conoscere le sibille, la falce, la scopa e la frusta e gli uccelli. Iniziamo con la numero 10, la falce, associata al fante di quadri. Le immagini che vedete qui a fianco ritraggono una falce appoggiata su un covone di grano, con un campo di grano maturo pronto per il raccolto sullo sfondo. Questa sibilla evoca simboli contrastanti, la sofferenza rappresentata dalla falce e l'abbondanza simboleggiata dal grano. Questi elementi suggeriscono che attraverso il duro lavoro e la sofferenza si possono ottenere ricompense e felicità. La falce, strumento di fatica, ci ricorda che ogni successo è frutto di impegno e sacrificio, mentre il grano maturo simboleggia la prosperità che si può raggiungere grazie a tale impegno. In sintesi, la carta invita a vedere le difficoltà come opportunità per crescere e raccogliere i frutti del proprio lavoro. Le parole chiave sono un evento improvviso, taglio col passato, conflitto, rottura, fine e nuovo inizio, spavento, dispiacere, difficile scoperta, pericolo, incidente, verdetto, rifiuto, decisione e raccogliere. La falce è spesso considerata una sibilla negativa e ha il potere di dominare e modificare il significato delle carte vicine, rendendola una carta padrona e anche una carta maestra, infatti rappresenta i cambiamenti improvvisi e le sofferenze. Quando appare in una lettura è un avvertimento di eventi, conflitti e situazioni difficili che si manifesteranno improvvisamente. Tuttavia rappresenta anche la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Il taglio netto della falce suggerisce di chiudere con una vecchia esistenza per cogliere nuove opportunità positive. In una lettura è essenziale prestare attenzione alle carte vicine e alla parte tagliente della falce, come per la sibilla delle nuvole. Se la situazione è felice, la falce può portare eventi negativi. Se la situazione è già difficile, la falce pone fine alla sofferenza, permettendo un nuovo inizio. Lo stato psicologico descritto dalla falce è caratterizzato da ansia, nervosismo, apprensione e impulsività che permeano tutti gli aspetti della vita. Questa condizione può dare origine a un periodo segnato da conflitti, dispiaceri, scoperte poco piacevoli e difficili da accettare e far riaffiorare vecchi problemi che erano stati sottovalutati. In ambito sentimentale, la falce indica insoddisfazione all'interno di una relazione, il dolore causato dalla fine di un rapporto e può anche segnalare frequenti litigi e discussioni, inganni o tradimenti. È una carta che avverte di tempeste emotive imminenti, ma che invita anche a riflettere e affrontare queste difficoltà per superarle e trovare una nuova stabilità. In ambito lavorativo la falce può essere un segnale di grandi soddisfazioni, ma solo se accompagnata da impegno e azione decisi. Questa sibilla indica che per ottenere risultati validi è necessario compiere sforzi significativi e non rimandare decisioni importanti che possono migliorare il futuro lavorativo e finanziario. Tuttavia, nel peggiore dei casi, la falce può anche annunciare la perdita del lavoro, segnando la necessità di un cambiamento radicale, un taglio netto con vecchie situazioni che non sono più in linea con i nostri desideri e ambizioni può essere necessario. Questo cambiamento, sebbene difficile, offre nuove opportunità e vantaggi da sfruttare per un futuro migliore. La falce invita a riconsiderare e, se necessario, abbandonare ciò che non serve più, aprendo la strada a nuovi inizi e prospettive lavorative più allineate con i propri obiettivi personali e professionali.
In definitiva, alla capacità di adattamento, incoraggiando a vedere il cambiamento come un'opportunità di crescita e miglioramento. L'individuo rappresentato da questa sibilla è freddo, calcolatore e spesso privo di empatia. Questo atteggiamento distaccato e razionale può renderlo capace di azioni ingiustificatamente crudeli e violente. La sua natura manipolatrice lo porta a utilizzare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri obiettivi, senza curarsi delle conseguenze sugli altri. Questa personalità può essere estremamente pericolosa, capace di seminare discordia e dolore senza alcun rimorso. La falce, che corrisponde al fante di quadri, può rappresentare un giovane superficiale e svogliato, privo di interessi e di volontà di impegnarsi in alcunché. Questo atteggiamento apatico può rendere difficile per lui trovare la motivazione e l'ispirazione necessarie per intraprendere qualsiasi progetto. Tuttavia la carta in sé è anche un segnale di arrivo di notizie e novità che potrebbero scuotere questo stato di inerzia. Inoltre può indicare un periodo di riflessione e studio, suggerendo la necessità di arricchire la propria conoscenza e sviluppare nuove competenze. I tempi di realizzazione della falce si attestano su un massimo di un mese. La falce invita a superare le difficoltà e a dedicarsi con maggiore impegno ai propri interessi per poter cogliere le opportunità che si presenteranno e costruire un futuro più stabile e soddisfacente. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è la scopa e la frusta associata al fante di fiori. Nelle immagini, qui a fianco, è raffigurata una scopa incrociata con una frusta. La simbologia di questi strumenti suggerisce insoddisfazioni, contrasti e tristezza che possono essere superati con convinzione e determinazione. La scopa rappresenta il desiderio di pulire e rimuovere gli ostacoli dalla nostra vita, mentre la frusta simboleggia la disciplina e la forza necessarie per affrontare le difficoltà. Insieme questi simboli ci ricordano che, nonostante le sfide, possiamo dominare le avversità e trasformare le nostre esperienze negative in crescita e forza interiore. Le parole chiave sono difficoltà di comunicazione, stress, conflitti, errori, punizione, discussioni, rabbia, offesa, provocazione, rimprovero, qualcosa che non serve più, fare ordine, pulizia, disciplina, determinazione e competizione. Questa sibilla è considerata negativa e porta con sé stress e difficoltà in tutti gli ambiti della vita. La scopa e la frusta preannunciano un periodo di tensione e pesantezza. Il pericolo maggiore di questa carta risiede nella comunicazione, in particolare nella conversazione, per l'incapacità di gestire le parole in modo costruttivo e intelligente. Questa carta sottolinea l'importanza di essere motivati e disciplinati per raggiungere i propri obiettivi. Indica che ci sono modi e strumenti per progredire, ma che raramente essi implicano un percorso semplice. La sibilla numero 11 ci avverte di mantenere un equilibrio tra rigore e comprensione e di utilizzare le difficoltà come opportunità di crescita e miglioramento personale. Nella sfera sentimentale, la scopa e la frusta spesso rappresentano conflitto e disaccordo, spesso dovuti a una mancanza di comunicazione, sincerità e fiducia reciproca. Questa carta può segnalare la possibile conclusione di rapporti ormai fragili, caratterizzati da frequenti conflitti, bugie e infedeltà. I conflitti possono essere causati anche da eccessiva gelosia, incompatibilità di carattere, freddezza e mancanza di attenzioni. Questa simbologia ci invita a riflettere sulle dinamiche delle nostre relazioni e a lavorare per migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca.
È un richiamo a essere più aperti e sinceri nei confronti dei propri partner al fine di costruire un legame più forte e genuino. Inoltre ci incoraggia a prestare maggiore attenzione ai bisogni emotivi dell'altro e a coltivare la fiducia attraverso atti di gentilezza e rispetto reciproco. In ambito lavorativo l'insoddisfazione può derivare da un lavoro faticoso, poco gratificante o mal retribuito. Un ambiente di lavoro infelice, caratterizzato da divergenze e critiche costanti, può abbattere il morale. La sibilla può anche indicare situazioni di sfruttamento, abusi e pressioni psicologiche esercitate da un datore di lavoro autoritario. Bruschi cambiamenti possono sorgere a causa di notizie o comunicazioni compromettenti, bugie o errori derivanti dalla distrazione. Lo stress risultante può confondere le idee portando a gestire molte attività contemporaneamente senza concluderne alcuna. Inoltre, se le carte circostanti lo confermano, c'è il rischio di furti o crimini di vario genere, sia organizzati che subiti. In questo contesto è essenziale trovare strategie per gestire lo stress e migliorare la comunicazione e la fiducia reciproca. Essere motivati e disciplinati è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi, ma è altrettanto importante mantenere un ambiente di lavoro sano. Il personaggio rappresentato da questa carta è collerico e litigioso, spesso afflitto da squilibri psicologici e turbe mentali. Il suo carattere è isterico, contraddittorio, aggressivo e insopportabile, privo di sensibilità e autoritario, bugiardo e vendicativo. Questo individuo potrebbe aver vissuto un'infanzia travagliata e infelice, risultando spesso emarginato dalla società o un solitario. Può incarnare il ruolo di padre padrone, capo sfruttatore o una figura che approfitta della fiducia del consultante. La sua natura manipolatrice e vendicativa lo rende particolarmente pericoloso per chiunque abbia a che fare con lui. La sibilla corrisponde al fante di fiori, una figura che simboleggia l'arrivo di notizie e messaggi. Questa carta rappresenta un giovane molto educato e rispettoso, capace di azioni corrette e di grande integrità. È una persona su cui si può contare, sempre pronta a fornire un aiuto valido e a fungere da confidente leale. La sua presenza indica supporto, affidabilità e la capacità di apportare cambiamenti positivi nella vita di chi lo incontra. I tempi di realizzazione si riferiscono a un periodo di un anno. La scopa e la frusta invita a una riflessione profonda sull'uso delle parole e sul controllo delle emozioni, incoraggiando a perseverare con determinazione e saggezza anche nei momenti più difficili. La terza sibilla che andremo ad analizzare è la numero 12, gli uccelli, associata al 7 di quadri. Il simbolismo legato a questa sibilla può variare notevolmente a seconda delle diverse interpretazioni dei mazzi. In alcuni troviamo raffigurante delle civette appollaiate sui rami di un albero, simboli di saggezza e di visione notturna, mentre in altri compaiono vari tipi di uccelli, rappresentanti della libertà e del messaggio divino. A volte i rami su cui si posano sono spogli, segnando periodi di desolazione e difficoltà, altre volte invece sono rigogliosi e fioriti, indicanti prosperità e abbondanza. In ogni caso, questa sibilla porta con sé notizie e pettegolezzi che possono essere tanto positive quanto fastidiosamente negative, riflettendo la dualità della vita stessa. Le parole chiave sono notizia, pettegolezzo, comunicazioni, incontri, opportunità, conversazioni, essere socievole, ansia, nervosismo, stress, confusione, litigi, disaccordi, errori, scandali, invidia, difficoltà di comunicazione.
La sibilla degli uccelli è spesso considerata un presagio negativo. Secondo la tradizione, essa porta preoccupazioni e dolore causati da persone e situazioni al di fuori del controllo del consultante. Inoltre può influenzare le carte circostanti, aumentando il peso delle sfide. Il consultante potrebbe trovarsi costretto a vivere situazioni spiacevoli e a confrontarsi con persone ipocrite che lo circondano. In un contesto moderno questa sibilla rappresenta frequentemente le chiacchiere, le dicerie e persino la volgarità che si propagano rapidamente, sia via telefono che attraverso i social media. Questo simbolo riflette l'epoca attuale, dove le informazioni si diffondono con una estrema velocità, spesso esacerbando le preoccupazioni e i disagi. Nelle questioni sentimentali questa carta può offrire prospettive diverse. Se sei single in cerca di avventure, rappresenta possibilità di incontri e nuove conoscenze anche attraverso social e chat. Questi incontri possono essere fugaci o al contrario l'inizio di una relazione significativa. Tuttavia le cose si complicano se sei già impegnato. In tal caso la carta potrebbe segnalare un possibile tradimento con un alto rischio di essere scoperti, spesso a causa di persone pettegole e malevole. All'interno delle coppie già formate può anche indicare una mancanza di comunicazione, un segnale d'allarme da non sottovalutare. Inoltre questa carta può suggerire che qualcuno ci osserva attentamente, magari spiandoci attraverso ciò che pubblichiamo sui social media. In qualsiasi circostanza è fondamentale prestare attenzione a chi diamo la nostra fiducia e a chi confidiamo i nostri segreti. La discrezione e la prudenza sono chiavi essenziali per navigare queste acque torbide. In ambito lavorativo e finanziario è cruciale riflettere attentamente su ogni decisione e potenziale investimento. Le trattative possono presentare difficoltà e c'è il rischio di essere coinvolti in affari poco trasparenti. La comparsa di questa carta consiglia di evitare la firma di contratti, grandi acquisti come immobili o auto e di programmare spostamenti o viaggi. Il pericolo di subire truffe è molto elevato, tuttavia la carta degli uccelli offre anche opportunità. Essendo una carta legata alla comunicazione, può essere sfruttata per ottenere buoni risultati attraverso lo studio e le conoscenze. Utilizzare le informazioni e l'aiuto di persone esperte può portare a successi significativi. In ogni caso è fondamentale osservare con attenzione le carte vicine che forniranno ulteriori indicazioni e sfumature sulla situazione. Quando questa sibilla si riferisce ad una persona, indica un individuo attratto da mille cose e dotato di una curiosità insaziabile, che però può trasformarsi in invadenza e pettegolezzo. Questo tipo di persona spesso si rivela ambiguo e calcolatore, mancante di coraggio e continuamente preoccupato. All'apparenza gentile e affabile, nasconde secondi fini, rendendo difficile fidarsi di lui. La sua maschera di cortesia nasconde la vera natura e ciò può portare a situazioni complicate e deludenti per chi gli si avvicina. Se interpretiamo la sibilla attraverso il 7 di quadri, questa carta porta con sé promessa di successo grazie a un'idea brillante, all'impegno costante e alla determinazione nel tempo. Simboleggia l'arrivo di situazioni vantaggiose e di notizie positive in ogni ambito della vita, in particolare sugli aspetti lavorativi ed economici. Il 7 di quadri indica prospettive di entrate finanziarie derivanti da un lavoro ben fatto, da un affare proficuo o da collaborazioni fruttuose. Inoltre può segnalare l'arrivo di un aiuto inatteso, che potrebbe provenire da una persona influente o da un evento fortunato. È una carta abbastanza veloce, per cui i tempi di realizzazione vanno dai 3 ai 10 giorni. La sibilla ti consiglia di non fidarti ciecamente di chi ti circonda, ascolta il tuo intuito che arriva spontaneamente e non è mai forzato. Blocca il rumore esterno e guarda oltre partendo da dentro te stesso. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, ciao!